Ciao a tutti, io sono Carlo del corso di fotografia online e gratuito di Player 2 Lighting e in questa lezione parliamo del libro Fotografare il paesaggio di Scott Kelby. Scott Kelby è un fotografo contemporaneo famoso internazionalmente soprattutto per il suo lavoro didattico. Infatti ha scritto tantissimi libri sulla fotografia e sulla post-produzione utilizzando Photoshop e Lightroom ed è stato docente di un'infinità di corsi sia online che di persona. Il libro Fotografare il paesaggio si trova tra i 20 e i 25 euro anche online ed è edito dalla Apogeo. Questo libro è pensato soprattutto per chi si vuole avvicinare alla fotografia di paesaggio e vuole dei consigli molto rapidi, come se stesse chiedendo a un amico fotografo dei consigli base per poter andare il più presto possibile a scattare delle fotografie. E proprio in maniera molto amichevole Scott Kelby ha uno stile allegro e un po' canzonatorio, non è un libro che si prende così tanto sul serio, nonostante che ci sono molti consigli utili. Il libro tra l'altro ha la particolarità che ogni pagina è un consiglio separato, quindi non dobbiamo leggere tutto un intero capitolo per chiudere un discorso, ma possiamo anche leggere una singola pagina ogni tanto. E infatti io tendenzialmente questo libro l'ho letto la sera prima di dormire, mi mettevo e leggevo un po' di pagine, in questa maniera risulta una lettura molto leggera e piacevole da completare. I consigli iniziali sono delle linee guida che possono apparire anche un po' severe perché ci dicono di utilizzare un certo valore senza starci troppo a domandare perché lo facciamo. In realtà, andando avanti nel libro, via via comincia ad essere approfondito maggiormente l'aspetto tecnico e cominciamo a capire perché inizialmente ci è stato detto di utilizzare dei particolari valori. I primi capitoli del libro affrontano l'argomento dell'attrezzatura, le nozioni base e le impostazioni della nostra macchina fotografica. A differenza di altri autori, inoltre, Scott Kelby spesso e volentieri ci dice i nomi dei prodotti che lui preferisce, che lui utilizza, dandoci a volte anche una soluzione più economica se non vogliamo andare a spendere subito sul prodotto più professionale. I capitoli successivi parlano della preparazione che c'è per scattare una fotografia di paesaggio, che include la ricerca del luogo che vogliamo andare a scattare e anche l'esplorazione prima dello scatto effettivo. In più punti del libro, infatti, Scott Kelby ci fa capire che non è soltanto la fortuna o l'attrezzatura a fare una bella fotografia di paesaggio, ma sono essenziali la preparazione, la pazienza e la determinazione. Infatti dobbiamo avere un'idea molto chiara di dove e quando andare a scattare un determinato paesaggio, dobbiamo arrivare nel luogo prestabilito diverse ore prima del momento dello scatto, e questo vuol dire di solito partire nel cuore della notte, e infine non dobbiamo gettare la spugna se, nonostante una preparazione perfetta, le prime volte il nostro scatto non viene, perché nel caso della paesaggistica c'è sempre da considerare l'elemento imprevedibile della natura. Andando avanti nei capitoli si parla poi chiaramente di composizione, che è importantissima nella paesaggistica, e delle tecniche di HDR e fotopanoramica, ovvero di come unire più fotografie, da una parte con l'HDR per ottenere delle immagini che hanno molti dettagli sia nelle ombre che nelle zone di alte luci, e nelle fotopanoramiche invece di unire più fotografie per ottenere immagini molto più grandi con molto più dettaglio e riuscire anche ad avere composizioni che solitamente sono più lunghe orizzontalmente. Altri due capitoli ugualmente importanti per chi scatta fotografie di paesaggio sono quello sulle lunghe esposizioni e sulla fotografia notturna, soprattutto al cielo stellato. Visto che Scott Kelby è un istruttore di Photoshop e Lightroom, non poteva mancare un capitolo sulla post-produzione, dove ci sono molti consigli pratici e veloci per modificare le nostre fotografie, oltre a tecniche per chi ama modificarle ancora di più, magari aggiungendo dettagli che non c'erano prima come nuvole o riflessi sull'acqua. Il penultimo capitolo è intitolato Altri suggerimenti e raccoglie tutti i consigli in ordine sparso, tra i quali per esempio come utilizzare una pozzanghera d'acqua per far sembrare la nostra fotografia sul bordo di un enorme lago. L'ultimo capitolo è per me quello più interessante, si chiama Ricette per paesaggio e sono tutte fotografie con sotto la spiegazione di come sono state scattate e quali sono state le sfide e i pensieri dietro a quella determinata fotografia.
E proprio riguardo a questa parte c'è la mia unica critica a questo libro, ovvero la formattazione e la dimensione delle immagini. Infatti spesso capita di avere degli esempi tra prima e dopo dove non riusciamo bene a capire cosa sta succedendo perché le immagini sono troppo piccole, e vedendo com'è fatta la pagina si poteva tranquillamente avere un bel po' più grandi le fotografie, che sono d'altronde l'argomento principale di questo libro. Fotografare il paesaggio è un libro che posso consigliare a chi vuole un testo di riferimento senza troppi preamboli per potersi buttare subito a capofitto a scattare le immagini con una probabilità di riuscita molto più alta. Se avete già esperienza invece con la fotografia di paesaggio, qui potreste trovare qualche consiglio interessante, qualche idea che non vi era venuta, ma in generale consiglierei un testo più tecnico oppure un testo più artistico, ovvero con fotografie più grandi che possiamo analizzare meglio. Anche per questo video ho deciso di inviare una copia gratuita di questo testo a uno di voi. Per partecipare dovete solamente scrivere un commento qualsiasi sotto a questo video e tra qualche giorno estrarremo il vincitore. Come sempre, per dubbi o suggerimenti potete scrivere a carlo@player2.com e qui sotto vedete tutti i modi per seguire Player 2 Lighting o contattarmi. Mi raccomando, scattate tante fotografie, leggete tanti libri di fotografia e se proprio non potete fare queste due cose, almeno pensate alla vostra fotografia, perché vi assicuro che anche quello aiuta. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo.